Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vi mostrerò come ho costruito questo diorama, che rappresenta uno scorcio della Londra vittoriana. La scena ritrae un vecchio pub inglese situato all'angolo di una strada. Al centro ho inserito una Amazon Cab, una carrozza tipica dell'epoca. Durante l'epoca vittoriana Londra era il centro dell'Europa e una metropoli dal doppio volto. Nei suoi quartieri convivevano borghesi e miserabili, inglesi e stranieri, giusti e malvagi. Il personaggio al centro della scena incarna una di queste realtà. Prima di iniziare iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ma ora tuffiamoci nella costruzione. Ho iniziato ritagliando la base del diorama da un pannello di polistirene da 3 cm di spessore. Ho disegnato un progetto della base, da cui ho ricavato una dima che incollerò su del cartoncino per creare una sagoma, che utilizzo per tracciare la strada e il marciapiede. Inizio ora a costruire la pavimentazione della strada, che realizzo incidendo delle pietre direttamente sulla base in polistirene. Una volta disegnate tutte le pietre, incido leggermente le linee con il taglierino, poi passerò con una matita per creare lo spazio tra le pietre. Ritaglio la stessa dima che ho utilizzato per tracciare la strada, ricavando così la sagoma per tracciare il marciapiede ed anche un rialzo che incollerò all'angolo della base, che mi farà da supporto per incollare successivamente i muri dell'edificio. Inizio ora a lavorare sul marciapiede. Rifilo un pezzo di polistirene a 5 mm di spessore, da cui ritaglio il marciapiede utilizzando sempre questa dima che ho realizzato in precedenza. Inizio ora ad incidere le pietre del marciapiede. Per prima cosa traccio la linea del cordolo utilizzando sempre la dima in cartoncino. Procedo costruendo i muri del piano terra. Per assemblarli correttamente devo smussare i profili ad un angolo di 22 gradi. Per fare ciò utilizzo la guida per tagli angolari della Proxxon.
Metto momentaneamente in posizione i muri per controllare il corretto assemblaggio. Ora inizio a costruire la porta d'ingresso usando il legno di balsa. Per ottenere le misure precise mi affido a una dima che ho progettato e stampato in scala. Traccio i fori per queste finestre che ho precedentemente progettato e stampato in 3D. Inizio ora a costruire il rivestimento della vetrina del pub. Parto dallo zoccolo, che realizzo utilizzando dei listelli di polistirene. Per creare le colonne ai lati delle finestre e della porta d'ingresso, utilizzo dei listelli di polistirene. Creerò una cornice sopra di esse, utilizzando un listello di tiglio largo 3 mm e spesso 1 mm. Per creare la parte superiore della colonna, utilizzo sempre dei pezzi di polistirene che ho smussato e rivestito con dei listelli di tiglio. Per completare la vetrina creo anche un cornicione superiore. Inizio ora a costruire i muri del piano superiore. Dopo averli tagliati e smussati, con l'aiuto di una dima, traccio il foro per la finestra.
Aggiungo un arco in polistirene sul cornicione superiore della porta d'ingresso. Infine aggiungo un ulteriore pannello di legno di balsa. Per nascondere le giunture dei bordi applico del cartoncino pesante da rilegatura spesso 2 mm. Cerco di nascondere le giunture utilizzando dello stucco bianco per muri. Inizio ora la fase di pittura applicando una mano di fondo. Utilizzo un colore acrilico con aggiunta di colla vinilica e acqua. Dopo che la mano di fondo è asciugata bene, inizio a dare il colore partendo dalla strada. Sto utilizzando dei colori grigi di varie tonalità che applico sul modello uno alla volta, senza mai pulire il pennello. Per differenziare la pittura del marciapiede ho aggiunto alla tavolozza un marrone scuro ed un colore terracotta. Per dipingere la vetrina del pub utilizzo un verde scuro e dei verdi più chiari, in modo da creare delle sfumature più chiare man mano che procedo verso l'alto. Proseguo con i mattoni utilizzando tonalità di marrone e grigio. Cercherò di ottenere un colore scuro tendente al grigio, simile a quello dei mattoni inglesi, che sono un po' meno rossi rispetto ai tipici mattoni romani. Una volta che il colore è ben asciutto, stucco le fessure tra le pietre con un fugante in polvere. Comincio dalla strada, utilizzando un fugante grigio. Aggiungo acqua fino a ottenere un impasto piuttosto denso. Per stuccare il marciapiede utilizzo un fugante più chiaro, un color beige. Per i mattoni utilizzo un grigio molto chiaro, quasi bianco. Inizio ora ad occuparmi di porte e finestre.
Prima di proseguire con il diorama volevo mostrarvi questo filtro purificatore della LG che uso insieme alla Saturn 4 Ultra. Questo filtro mi permette di mantenere un ambiente di lavoro più sano, riducendo gli odori. È la soluzione ideale per chi come me lavora in un locale non ben ventilato. Ho stampato delle insegne che attaccherò sopra le finestre e la porta del pub, ed anche le finestre superiori con degli aggetti decorativi. Inizio ora a creare degli effetti di invecchiamento aggiungendo dettagli come umidità e sporco per simulare degli effetti atmosferici. Come ultimo passaggio applico una lumeggiatura generale utilizzando la tecnica del dry brush. Per farlo utilizzo questo set di pennelli della Artify, progettati appositamente per questa tecnica di pittura. Il set contiene 5 pennelli di varie dimensioni, ideali sia per lavorare con superfici ampie che per dettagli più minuti. Stampo in 3D anche una carrozza che ho progettato personalmente da inserire nel diorama.
Bene, spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e ad iscrivervi al canale. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon. Il vostro supporto è fondamentale e mi dà la spinta necessaria per continuare a migliorare il mio lavoro. Se volete unirvi alla nostra community Patreon, avrete accesso a tecniche di costruzione esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permette di creare sempre nuovi ed interessanti contenuti per voi. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e ci vediamo presto. Ciao!